Bentornati sul canale. In questo tutorial vedremo come modellare un anello che mi è stato proposto da una mia studentessa che ringrazio. Andiamo sulla vista frontale di Rhino, assicuriamoci di avere attivo lo snap orto e registra storia compreso aggiorna figli. Andrò a disegnare un cerchio per il centro sarà in 0 o 0,0, è lo stesso, e il diametro sarà 18 mm, che è una misura standard media per anelli da donna. Attiverò l'OSNAP quadrante. Prenderò il comando linea e sul quadrante nord traccerò una linea lunga 4 mm, sul quadrante sud una linea lunga 1 mm e sul quadrante est una linea lunga 2 mm. A questo punto prenderò il comando ellisse per diametro, attiverò lo snap fine e farò questa ellisse. Notare che in questo caso andrò a intercettare la proiezione di questa linea. Non ho bisogno che il passaggio sia esattamente lì, ma è un riferimento puramente dimensionale. A questo punto andrò sulla vista prospettica e andrò a disegnare una ellisse per il diametro che verrà tracciata tra questi due punti. Ok, mi metto sulle 4 viste per maggiore chiarezza e dalla vista laterale possiamo andare a indicare un valore di 6 mm. Confermo cliccando. 6 mm significa che il raggio maggiore in questo caso dell'ellisse è 3 mm, come si può vedere 3 da questa parte e 3 da questa parte. A questo punto dovrò andare a lavorare su questa prima sezione. Premessa: in Rhino alcuni comandi, per esempio sweep 2, funzionano bene quando le sezioni hanno la stessa topologia, cioè non necessariamente la stessa forma, ma lo stesso numero di punti di controllo e lo stesso grado della curva. Andiamo a spiegare meglio. Questa è una curva composta da 8 punti di controllo. Se uso il comando ricostruisci, vedo che attualmente la curva è definita da 8 punti di controllo e ha un grado 2. Io andrò a ricostruirla con 12 punti di controllo e un grado 3. 12 punti di controllo significa che avrò maggiore possibilità di deformazione locale, puntuale della curva, e grado 3 vuol dire che avrò maggiore flessibilità della curva, maggiore continuità di curvatura. Cancella input sì. Questa è la nuova ellisse. Dopodiché CTRL C, CTRL V, quindi ho due curve sovrapposte l'una all'altra, ne seleziono una, trascino uno delle maniglie della scala, tengo premuto Shift e vado a scalare uniformemente il secondo oggetto. La mia intenzione è quella di passare da una forma ellittica a una forma rettangolare. Per fare questo userò un comando avanzato molto potente. Attiverò lo snap punto, tolgo gli altri snap, vado a selezionare per prima cosa questi punti superiori. Andrò a prendere il comando che si chiama imposta le coordinate XYZ. In questo caso mi trovo sul piano YZ. Voglio andare a modificare soltanto le coordinate in Z,
Quindi andrò a selezionare soltanto questo. Clicco OK e vado a impostare come punto di riferimento questo. Faccio lo stesso qua sotto, tasto destro per ripetere, OK, e vado a impostare questa quota. Ora andrò a allineare orizzontalmente questi punti di controllo. Quindi in questo caso andrò ad agire sull'asse Y e il mio punto di controllo sarà questo di riferimento. Stessa operazione farò su questo. Come notate, sono passato da una forma ellittica a una forma rettangolare stondata. Questo mi dà la possibilità di mantenere la stessa topologia anche se cambio forma. A questo punto è necessario spostare questo oggetto e scalarlo in questa posizione. Quindi posso usare ad esempio l'snap fine ed intersezione, orienta per 2 punti. L'oggetto da spostare è questo, invio, copia no, scala sì. Che tipo di scala voglio fare? 1D o 3D? 3D si intende uniforme in tutte le direzioni e userò questa. Il primo punto di riferimento è questa intersezione, il secondo punto è questo, il primo punto d'arrivo è questa fine e l'altro punto d'arrivo è questa. Come vedete l'oggetto è stato perfettamente collocato nella posizione voluta e scalato. A questo punto, per mantenere l'ambiente di lavoro molto chiaro e pulito, andrò a nascondere queste linee. Vado ora a prendere il comando sweep 2 e prenderò il primo binario, il secondo binario, la prima sezione e la seconda sezione. Confermo con invio. Poiché gli oggetti sono esattamente identici dal punto di vista topologico, noterete che l'allineamento automatico è già molto buono, è quello ideale. Quindi non devo fare niente, non devo modificare le frecce o i punti di congiunzione. Confermo con invio. Utilizzerò sweep chiusa. Se vedete lateralmente posso attivare l'opzione mantieni altezza che mi garantisce, passo nella modalità ombreggiato, mi garantisce che l'oggetto mantenga anche questa dimensione proporzionale. Questo è il risultato che ho ottenuto. Avendo sempre mantenuto registra storia attiva, è possibile andare a fare delle modifiche locali. Per esempio, se seleziono solo questo profilo e scalo soltanto in questa dimensione, ottengo un effetto più piatto. Vedete? Sono soddisfatto del mio anello e a questo punto posso andare a inserire delle varianti. Prima di procedere vediamo una simulazione. Vado a creare un nuovo materiale di tipo metallo, lo vado ad assegnare all'oggetto, passo alla visualizzazione renderizzata, cambio il metallo per esempio in oro e vedo che l'effetto è gradevole. Posso aumentare il grado di lucentezza. Voglio però andare ad aggiungere delle pietre come richiesto dalla mia studentessa. In questo caso andrò
a inserire degli oggetti che ho già utilizzato in precedenza e quindi li posso importare. Ho trascinato un file che avevo a disposizione sulla finestra principale di Rhino e posso scegliere l'opzione importa. Come potete vedere, si tratta di alcuni oggetti importati da altri programmi, in questo caso da Blender. Sceglierò questo oggetto qua, questo tipo di gemma. Quindi posso cancellare gli altri oggetti. Prima di tutto vado a valutare la dimensione della pietra. In questo caso, ad esempio, posso andare a estrarre la bounding box che mi permette di misurare in maniera molto semplice le dimensioni principali di questo oggetto. Quindi, se vedete, posso andare a misurare questo lato, che è circa 1.8, e l'altezza, che è circa 1.1. Quindi potrei, per semplicità, scalare il mio oggetto su dimensioni un pochino più standard e andare a definire una scala 3D di quanto? Esattamente della misura che voglio ottenere, cioè una larghezza complessiva di 2 mm diviso 1.848. In questo modo, se vado a misurare nuovamente questa dimensione, ottengo 2 mm. L'oggetto presumibilmente è quadrato, infatti 2 mm anche in questo caso. L'altezza è 1,245 mm, posso lasciarla com'è. Attiviamo il quad medio al quadrante. A questo punto posso far scorrere l'oggetto in modo tale che possa essere incastonato, tipicamente in questo modo. Poi mi sposto su un'altra vista e posso prendere questo e ad esempio questo. Se tengo attivo Project non corro il rischio di spostarlo lateralmente e quindi ho mantenuto questo allineamento e questo allineamento. Da questo lato si vede che non è sufficiente la posizione in Z, ma va ulteriormente abbassato. Ora sono certo di avere l'oggetto perfettamente inserito dentro al mio anello. A questo punto è necessario realizzare i castoni. Vado sempre in questa vista, nascondo un attimo la pietra, posso nascondere anche il mio anello e anche le curve, posso nascondere tutto quanto, quindi prendo la mia sfera, se vedete è allineata in questa direzione, non è allineata nell'altra. Come faccio a tracciare un punto di riferimento? Ci sono anche in questo caso vari modi, anche più avanzati, ma usiamo un sistema semplice. Quindi vado a disegnarmi una linea mediana proiettata, ok? E vado a spostare il mio oggetto da questo punto medio a questo punto medio. Ora ho la sfera perfettamente allineata.
Ok? Cancello nuovamente il mio oggetto e vado a tirar fuori soltanto il diamante. Se vedete, il diamante è perfettamente incastonato nell'oggetto. Andiamo a vedere le 4 viste. Ok. È conveniente mantenere un po' di margine rispetto alla pietra. Quindi posso, tenendo premuto Shift, posso allargarla in maniera coerente. A questo punto scopro nuovamente il mio oggetto. Posso selezionare tutto quello che non mi serve e nasconderlo. In particolare selezionerò tutte le curve e le nasconderò. Puliamo un attimo l'area di lavoro, quindi nascondo anche la sfera. Attivando lo snap intersezione, un punto esattamente qua. Questo ci tornerà utile per le operazioni successive. Dopodiché andrò a tirare fuori questa curva. A questo punto è possibile tirare fuori la sfera, andare in una visualizzazione semitrasparente e utilizzare il comando serie lungo curva su superficie. Seleziono il cerchio, confermo con invio. Qui è fondamentale avere lo snap punto, solo questo, e andare a cliccare esattamente sul punto. Dopodiché andrò a scegliere la curva. Quale curva sarà? In questo caso sono identiche, però sceglierò già da ora curva. Dopodiché andrò a selezionare la superficie. Mi metto sulla vista frontale, attivo l'opzione multipla, numero copie 5, distanza tra le copie 3 e ottengo esattamente il risultato voluto. Quindi ogni oggetto è perfettamente allineato lungo la curva, sta sulla superficie, sta alla stessa altezza dentro la superficie e alla stessa distanza l'uno dall'altro. Mi raccomando, l'importante è usare il punto come punto base e la curva come percorso. A questo punto sarà sufficiente creare una copia speculare di questi oggetti a partire dall'asse Z in questo caso, e poi potrò utilizzare questi oggetti per fare una differenza booleana tra questa superficie. Invio, cancella input sì, e andrò a selezionare le sfere. Ho ottenuto così i castoni. Vado a scoprire la pietra. Dovrò creare una serie anche della pietra. Quindi mi metterò in vista semitrasparente, andrò a prendere il mio comando, serie su curva su superficie, questo è il mio oggetto, questo è il punto base, ricordatevi di avere lo snap punto attivo, poi per chiarezza torno sulla vista shaded. La curva è chiaramente questa e la superficie è questa. Mi metto sempre in frontale, utilizzo multiplo, numero di copie 5, distanza 3 e vedete che gli oggetti verranno posizionati esattamente come i castoni. Posso nascondere la curva che non mi serve e posso andare a creare una copia simmetrica, copia speculare delle pietre. Il risultato è questo. Per mantenere l'area di lavoro più pulita possibile
verifico che non ci siano curve e in effetti non ci sono, quindi posso andare a selezionare direttamente le mie pietre e andare ad attribuire un materiale di tipo gemma. Se non lo avete già definito, vado a cancellare per far vedere come si rifà. Cancello tutti i materiali che non servono in questo momento, mantengo solo metallo. Nuovo materiale, gemma. Ok, seleziono gli oggetti, attribuisco il materiale agli oggetti. Quando andrete a fare il rendering, la qualità del rendering delle pietre non sarà accettabile e sembreranno trasparenti. Chi di voi avesse una scheda grafica adatta al gaming vedrebbe il risultato finale, che con un po' di pazienza può essere rappresentato facendo un rendering. Dopo aver processato un numero sufficiente di frame, il rendering ci fa capire che l'oggetto è realistico. Il metallo ha la riflessione tipica dell'oro e le gemme hanno la brillantezza delle pietre sfaccettate. Con questo è tutto, spero che il tutorial sia stato di aiuto, non esitate a contattarmi se avete bisogno, alla prossima!